Salve a tutti, io sono Aurora Essidio, lo youtuber che vorrebbe lavorare ai video da un'ora, ma che viene distratto ogni 5 minuti. Non so se conoscete uno youtuber di nome Lemon, fondatore dell'Accademia delle Bombe Incendiarie. Lui non solo è uno youtuber che fa challenge run su Dark Souls, e una volta ogni mai dei giochi su cui è arretrato, motivo per il quale il canale si chiama Backlogs. Una cosa che organizza sono eventi tra challenge runner, dove essi competono e si aiutano a vicenda per una sfida comune. Al momento ne hanno organizzato due. La prima, il contest per tentare di eliminare in un solo colpo i boss del primo Dark Souls. E quello che al momento della realizzazione di questo video è con la stessa premessa solo nel gioco dopo. Ma nel vederli in azione mi stavano fremendo le mani. Per quanto non sia un challenge runner, dato che le mie run finora seguono più un tema che una sfida, per esempio la run dove utilizzo la Zweihander nei vari Dark Souls, io sono di natura un coglione. E già stavo pregustando il prossimo contest su Dark Souls 3. E mi stavo domandando una semplice domanda. È possibile eliminare in un colpo solo il primo boss di Dark Souls 3, Gundyr? Vedete, mentre Dark Souls 2 ed Elden Ring non bloccano l'inizio del gioco dietro un boss, permettendo al giocatore di potersi perdere nell'ambiente, Dark Souls 3 ha deciso di seguire l'esempio del primo, limitando l'inizio gioco dietro "non posso credere non sia Gundyr". E questo è un problema per l'eventuale contest, dato che in mancanza di opzioni per la run, la possibilità di poter eliminare il boss in un colpo solo è altamente improbabile. Di fatto il contest per il primo Dark Souls inizia ufficialmente dopo i tutorial, saltando a pie pari il primo demone del rifugio. Ma considerando che questa è la versione di prova per l'effettivo boss nascosto nella rivisita al tutorial e alle rovine del demone, io non lo considererei neanche un effettivo boss, a essere sinceri, quindi. Perciò, intanto che i vari partecipanti al contest hanno finito con Dark Souls 2 e stanno aspettando che Lemon faccia l'eventuale video che riassume i risultati del contest, stavo pensando, perché non provare a vedere se si può fare qualcosina per "sembra Gundyr ma non è, serve a darti l'emicrania", per vedere se Gundyr è possibile o meno. E quindi mi sono affidato alle regole che si sono viste finora nel contest del one shot dei due Dark Souls. L'obiettivo è vedere se è possibile eliminare in un colpo solo il primo boss del gioco, e se non lo è in un solo colpo, tentare di eliminarlo in 3 colpi o meno. Questo è ispirato più alla run del secondo gioco, dove data la quantità fuori di testa della vita dei boss di questo gioco, rispetto a quello precedente, se non si riesce ad eliminare il bersaglio in un colpo solo, allora si può mirare a distruggerlo in 2 colpi per meno punti. Un colpo è definito come l'azione di premere il pulsante d'attacco con l'obiettivo di fare danno al bersaglio indifferentemente quanti attacchi ne scaturiscano da quell'azione. Sarò sincero, non so neanche io cosa ho letto. Per farla semplice, se premi il bottone e il personaggio fa bonk, conta come colpo singolo, indipendentemente se è un colpo singolo o se il pulsante inizia una combo Breakdance Dance Revolution Disney Mouse di 100 colpi. Finché il danno è il risultato di premere il pulsante d'attacco una sola volta, conta come un solo colpo. Nessun glitch o trucchetti non intesi dal gioco. Queste run vengono fatte per poter vedere se con i mezzi che ti dà il gioco di suo
si può distruggere i boss in un colpo solo. Se usassero i glitch per poter saltare i boss e affrontarli in un secondo momento, allora grazie al cazzo che li puoi distruggere in un colpo solo, ritornando da loro a fine run, con la spada della morte suprema e tutti gli upgrade ai danni. No, siamo qui per vedere se si può distruggere i boss del tutorial in un colpo solo, usando le risorse del tutorial. Non possiamo abbattere nemici unici a meno che non siano consoni con le regole del contest del one shot. Questo poiché se gli effettivi runner non sono in grado di abbattere i bersagli in un colpo solo, allora se li terranno per quando possono, in modo da riscattare i punti per il contest. Quindi è inutile che esploriamo una ricompensa che le eventuali persone interessate al contest poi non userebbero in quel momento. Chi guarda i video poi mi dà 500 euro. Ha! Fregati! Ora sganciate. E cavolate a parte, direi che possiamo iniziare. Ho deciso di provare le varie classi in ordine cronologico, così che si possa seguire il video con più facilità. Ed il primo a gettarsi mischia è il cavaliere. Per queste run, dove sperimento se si può annichilire di schiaffi Gandir, ho deciso che avevamo bisogno di dare un nome potente ai nostri personaggi. E quindi li ho nominati tutti come l'essere più potente di tutti i tempi. Mr. Popo, are you torturing a cat? Oh, come on, Kami. I don't torture cats. Non solo, essendo questa la nostra prima run, ho preso anche le bombe incendiarie nere, essendo l'unico dono iniziale che fa danno. E dato che questo è il primo contendente al malmenare Gundyr, facciamoci un giro con calma per i cimiteri abbandonati, per vedere quali opzioni abbiamo. In giro possiamo trovare anima di cadavere abbandonato, Frozen Fanta al mirtillo, anima di un viandante ignoto, una scaglia di titanite se ammazziamo la lucertola. Ma dato che non posso eliminarla in un colpo solo, la ignoriamo. Bombe incendiarie normali, che sono la versione base di quelle che abbiamo preso come bonus iniziale. Prego. È un frammento di titanite. Nessuna arma a nostra disposizione. Ma vabbè. Vedremo di farci bastare la nostra arma iniziale al momento, mentre iniziamo ad affrontare Gundyr. Un normale colpo della spada fa 52 danni. Quanta vita ha? Ok, questo potrebbe essere un problema. A due mani l'attacco fa 118. Leggermente meglio, ma non è ancora abbastanza. Ma abbiamo un'arma segreta a nostra disposizione. Il parry. Di fatto, Dirgan è uno dei pochissimi, se non forse l'unico boss di Dark Souls, i cui attacchi possono essere deviati, lasciandolo aperto ad un attacco critico. E c'è solo un problema in tutto questo. Io odio le meccaniche di parry e non le uso mai. Unica eccezione fatta, Metal Gear Rising Revengeance. Quindi ho avuto qualche difficoltà a farne uno, ma eventualmente ci riesco. E così possiamo fargli ben 186 danni. Ho come l'impressione che non sia abbastanza, ma eseguire un parry gli permette di ricevere danno extra in generale e con una bomba incendiaria nera gliene... Ok, 168. Ok, piano B.
È palese che con la classe iniziale non gli possiamo fare abbastanza danni da fargli un 3-shot, tanto meno abbatterlo in un colpo solo. Quindi abbiamo bisogno di fare un upgrade alla nostra classe, e lo possiamo fare all'altare del vincolo, dove possiamo trovare Ossa del Ritorno, la Guardiana del Fuoco, che ci può far salire di livello e aumentare la miglior statistica del gioco, la Mercante, dove possiamo comprare una sciabola che ha un migliore moltiplicatore di danno della spada lunga, ma usa la destrezza, quindi è cringe. Andrei il Fabbro, che può potenziarci le armi a nostra disposizione con i frammenti di titanite, dei quali ne abbiamo uno. Ok. Altre anime? In teoria sarebbe un trucchetto, però da quel che ho capito anche lo sviluppatore originale di Dark Souls 3, Miyazaki, ne ha parlato e consiglia di farlo, facendo un piccolo salto da questo albero, che di solito evito dato che preferisco meritarmi le 20.000 anime per la chiave dalla Mercante. Non solo abbiamo gli scambi del corvo a nostra disposizione e una lucertola di titanite nel retro, ma abbiamo anche l'anello d'argento serpente per farmare anime a nostra disposizione. A proposito, lasciate che guardi un secondo la lista di questi scambi. Magari c'è qualcosa che mi può... Morning Shield? Con la skill Mon? Una brace, un NPC da affrontare che possiamo invitare nel precipizio accanto, e per ringraziarci del tour gratis ci lascia la sua arma, Lucikatana, un classico della FromSoft. E di vicino c'è uno scudo. È figo. Ok, a questo punto direi che abbiamo abbastanza materiale per poter distruggere Gungundir. Dopotutto, nel secondo contest, per poter risparmiare tempo dal farmare per 5 anni, i runner potevano usare i comandi di console per ottenere le anime e oggetti che avevano dimostrato di poter farmare. Quindi, anche in questo caso, potrei ottenere tutte le anime necessarie per arrivare al livello massimo ed eliminare il boss con un solo colpo dell'Uchigatana, temporaneamente buttando la dignità da parte. Quindi dobbiamo solo usufruire dell'altare del vincolo per poter completare la sfida. C'è solo un piccolissimo problema. Un'inezia, davvero? Non importa, la menziono giusto per gusto. Questa area si può accedere solo abbattendo il boss. Perciò non solo abbiamo confermato che la classe del cavaliere non può abbattere Tyr in 3 colpi o meno, ma soprattutto che tutti gli altri oggetti ottenibili nel tutorial prima di lui non servono a tale scopo. E quindi, se nessuna delle classi iniziali è in grado di trisciottare il boss con gli equipaggiamenti base e al livello 1, allora questo video sarà addirittura più corto di quel che pensavo. Ok, questa classe promette bene. Iniziamo con una classe di armi che ho deciso di usare nel mio file, dove sto tentando di completare questo gioco al 100%, le doppie lame. Alcuni di questi boss e nemici base adorano spammare attacchi come se fossero scimmie con la rabbia eccitate, e con queste bellezze posso restituire il favore. Quindi, come ce le caviamo con le lame doppie a livello di danni singoli? Oh no, le armi combo non fanno bene se non fanno combo. Che sorpresa. Piccola nota di passaggio. In alcune run ho preso come bonus iniziale la benedizione divina, in modo da avere una cura in più per poter sopravvivere più a lungo nella battaglia ed imparare meglio il tempismo del parry. Con l'abilità di arma ci possiamo potenziare, arrivando a 242 danni invece che 218, che sono bellissimi, ma non sono abbastanza.
Per sicurezza ho provato l'attacco pesante, giusto per vedere se faceva quel poco più di danno, ma no, 165. Peccato. Con la classe dell'Araldo abbiamo il primo accesso alle magie delle classi. Più precisamente un miracolo di cura. Purtroppo in termini di forza è alla pari del cavaliere con il critico della lancia. Quindi neanche questa classe può portare a termine il lavoro. E prima che qualcuno me lo chieda, no, non puoi curare a morte Dir. Mai. Magari data la fede di questa classe, se prendiamo la pietra di fuoco per infondere la lancia, magari possiamo fare danno extra. Dove possiamo infondere le armi? Ah, giusto. Per questa classe mi sono voluto prendere le bombe nere, in onore al mondo delle speedrun nel primo Dark Souls. A parte questo non ho molte speranze per questa classe. Ok, certo, i pugnali hanno un incredibile bonus ai colpi critici, ma il danno base è così basso. Tutti i bonus di questo mondo non sono abbastanza per poterlo 236? Due critici sono abbastanza a portarlo a metà vita. In teoria così possiamo eliminarlo in 4 colpi. Non fosse per una cosa che non ho menzionato prima. Gustavo Dir ha una seconda fase, dove perde attacchi che possano essere deviati. E per quanto sia un abominio del pus, non prende danni extra da fuoco. Quindi non possiamo neanche capitalizzare su questo. Ok, ora siamo con l'assassino. Abbiamo a nostra disposizione con questa classe l'incantesimo Induci Terrore. Ho provato a vedere se magari l'incantesimo aumentava anche i danni da critico, ma no. 174 danni con o senza. Anche questo è un vicolo cieco. Ora iniziamo con le classi dedicate alle build magiche. Questa specializzata in incantesimi, ed è quella che promette meglio. Non solo i catalizzatori hanno come abilità d'arma di potenziare gli incantesimi lanciati, ma iniziamo anche con un anello che potenzia i danni di essi. E inoltre iniziamo sia con la variante base dell'incantesimo che la versione potenziata. Questa è la combinazione di elementi che ci serve per poter... Oh, aspetta, abbiamo un pugnale. Ho provato a mettere a segno un incantesimo potenziato dopo un parry, ma il tempismo è un po' troppo stretto per i miei gusti. Uno non potenziato arriva quasi al danno da pugnale, però. Questo è abbastanza interessante. Ok, questa è la mia classe preferita nel primo Dark Souls, quindi spero veramente che possa fare un'ottima figura. L'abilità d'arma del guanto da piromante è quel che una volta era la piromanzia combustione, quindi sono curioso di vedere se magari fa abbastanza danni da... no, 59 danni. Ok, proviamo con una palla di fuoco. 159. Ok, peccato. Ma magari con un critico riusciamo a... 182, va bene. Proviamole tutte. Colpo pesante? 86, niente da fare. Ah sì, avete visto bene. Ho fatto 4 parry di fila. No, non so come ci sono riuscito. Devo essere stato posseduto dallo spirito di qualcuno che sa giocare o cose simili. Posso farla breve? Poi il mio video la faccio breve. 198 danni da critico. Niente male, ma niente di impressionante. Ho provato giusto per gusto personale se magari c'era un glitch con forza quando gli fai i parry che lo one shotti a caso, ma no. Non vedevo l'ora di arrivare a questa classe. Non ho mai provato in nessuno dei vari giochi della FromSoft il depravato. Quindi questa è la prima volta che uso questa ignorante valangata di schiaffi. Oh, non vedo l'ora di vedere come se la cava contro... Aspetta. Perché lo scudo ha appena fatto danno?
come sarebbe a dire che lo scudo ha un'abilità? Ok, lo scudo non può eseguire il parry dato che ha un'abilità e i danni della mazza sono deludenti nonostante il potenziamento dalla sua abilità. Temevo di concludere con una delusione il video, il che mi sarebbe parecchio dispiaciuto. Fino a quando non mi sono messo a guardare il video della run di sole bombe incendiarie di Lemon e ho visto che si può eseguire il parry anche con una mano libera, senza niente. Quindi ho buttato nella spazzatura lo scudo e sono ritornato da Gundyr, the executive producer. Hai rotto il cazzo con sti perri! Ok, forse ho esagerato. Brutte notizie. Se non hai un'arma nella mano sinistra, anche ad una sola mano, poi la mazza attiva la sua abilità. È l'unico modo che ho per poter acquisire uno scudo senza abilità, per fare un parry ad abbiamo Gundyr a casa, e oltre il boss. Quindi, per fare in modo di eseguire il parry, devo prima mettere via la mazza, eseguire il parry, rimettermi la mazza e poi fare il critico. E dato che mettendo via l'arma il buff svanisce, e dato che la finestra di opportunità del front stab dura pochissimo, non è possibile applicare il buff alla mazza e poi eseguire il critico, lasciandoci con uno dei danni più bassi della lista. Magari evocando qualcuno online è possibile far fare i parry al compagno, ma non solo non iniziamo il gioco con la meccanica delle braccia fino a che non battiamo il boss, ma soprattutto io ho Dark Souls 3 sulla PlayStation 4. Non ho l'abbonamento a quella truffa del PlayStation Plus e se pensate che spenda soldi solo per vedere quei 4 danni in più, io vi infilo questa mazza super Dovevo aspettarmelo dalla classe meme per i giocatori pazzi in culo. Ma speravo tanto nel potere del Big Stick Bonk. Ma vabbè. Alla fine la risposta alla domanda è no. Non si può eliminare il boss di inizio gioco con un colpo solo. Diavolo. Che io sappia non si sono ancora scoperti glitch per poterlo saltare in primo luogo. Ma nonostante la domanda alla quale cercavo risposta fosse retorica, devo ammettere, mi sono divertito un mondo. Non mi sono mai messo a provare ogni singola classe del gioco. È stato bello poter provare a mano qualcosa di nuovo. E confesso di essermi divertito molto appena ho realizzato che, data la natura del video, avrei dovuto dire il nome di Gundyr 1.000.000 di volte, permettendomi di shitpostare come se non ci fosse un domani. E sapete che vi dico? Dato che mi sono divertito a realizzare questo video, festeggiamo con una delle mie cose preferite da fare sul canale. Un montaggio musicale. Patience, empathy, kindness, serenity, clarity. Break out, turn the key to a world untold. Life feeds the maze where the wind burns. Blah, 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 blah. Sinking, tired, normal, and no big deal. I'm just qualky note in the symphony.
Ok. Ma porca